Per la prova di oggi siamo venuti qui allo stabilimento MV Agusta sul lago di Varese a Schiranna. E perché siamo venuti qua? Perché dobbiamo provare una novità del 2018. Non è una novità assoluta, perché la Turismo Veloce 800 già la conosciamo e la apprezziamo, però la versione 2018 ha subito alcune modifiche perché deve ottemperare a quelle che sono le normative Euro 4. Ma c'è un'altra novità, c'è questa sigla su questa moto, adesso vi faccio vedere. Eccola qua, SCS, Smart Clutch System, una novità per quello che riguarda la trasmissione di questa moto. E come potrete capire c'è qualcosa di strano qua, c'è la frizione a vista con un pannello in Lexan che permette di vedere il funzionamento appunto della frizione stessa. Le novità in generale su questa moto sono tante, perché anche se esteticamente rimane quella che conosciamo già, rimane la Turismo Veloce che già apprezziamo, abbiamo apprezzato anche durante altri test, esteticamente quindi cambia poco o nulla, anzi nulla. Dal punto di vista meccanico invece le variazioni, le modifiche sono state parecchie. La normativa Euro 4 ha obbligato a rivedere completamente quello che sono la rumorosità meccanica e anche, vabbè, logicamente discorso inquinamento, per cui normative sull'inquinamento abbastanza stringenti. Facciamo conto che è stato rivisto tutta la parte della testata del 3 cilindri da 800 cc, è stato riprogettato completamente il cambio, facendo anche esperienza con la Super Sport, per cui sappiamo benissimo che questo è il motore anche che viene montato sulla F3 che corre in Super Sport, per cui è stato rivisto in molti parametri il disegno delle teste del motore, cambio, la gestione elettronica del motore stesso. Sono stati risolti i problemi che magari in gioventù avevano riguardato la ruota libera. Diciamo che è stato affinato particolarmente, senza per questo andare a toccare quelli che sono i livelli di potenza e coppia, per cui troviamo sempre 110 cavalli a 10.150 giri e 80 Nm di coppia massima a 7.100 giri. Da notare che sottolineano i tecnici stessi che oltre il 90% della coppia è già disponibile da 3.500 giri e disponibile su tutto l'arco di erogazione, e questo è un gran bel risultato. Prima di affrontare il capitolo frizione andiamo quindi a vedere la ciclistica. Troviamo sempre il nostro telaio a traliccio in acciaio. Le sospensioni sulla versione lusso sono semi-attive e sono fornite dalla Sachs. È possibile intervenire sulle regolazioni della forcella anche in movimento. Praticamente ci sono dei setup predefiniti in funzione della mappa motore che viene scelta dal guidatore. Poi si può anche intervenire e regolare in funzione del carico della moto. Parliamo di guidatore singolo, guidatore con passeggero, oppure presenza o meno dei bagagli. Di gran pregio la dotazione per quanto riguarda l'impianto frenante. Abbiamo una coppia di dischi da 320 mm flottanti con una pinza Brembo attacco radiale. Dietro invece c'è, se riesco a inquadrarlo, un bel disco da 220 mm con una pinza a singolo pistoncino. Le dimensioni in generale di questa moto sono veramente compattissime, e la cosa che stupisce sono, guardate un po', le due borse. Le borse hanno una capacità di oltre 30 litri. Ci stanno dentro, possono essere inseriti 2 caschi integrali di dimensione XL. Però la cosa bella è che la larghezza totale è praticamente leggermente inferiore a quello che è la larghezza del manubrio, per cui dove passa il manubrio passano anche le borse. Non c'è bisogno di, magari nell'utilizzo in città, di dover smontare le borse o di viaggiare con una sola borsa al seguito. Qui si può viaggiare tranquillamente con tutte e 2 le borse, e dove passa il manubrio passano anche loro. Questo grazie al fatto che il telaietto, dove sono, vediamo se riesco a farvelo vedere, il telaietto dove sono ancorate le borse è veramente molto stretto, rastremato. Le borse in pratica si infilano sotto al codino. Non stiamo a dirvi che finiture, verniciature, plastiche sono di grandissima qualità. Anche guardiamo qua, i componenti in plastica sono di ottima fattura.
le finiture, gli assemblaggi lo sono altrettanto. Bellissima la strumentazione, qui ci sono un po' di riflessi, forse non si vede perfettamente, molto completa, molto leggibile, così come sono facilmente manovrabili i comandi, belli i comandi al manubrio, anche abbastanza intuitivi nell'utilizzo. Adesso poi quando saremo per strada vi farò vedere anche come scorrono i vari comandi, come si può intervenire appunto tramite questo switch, come si possono, vediamo se riusciamo a evitare i riflessi, come si possono selezionare appunto ABS, traction control, i dati sul viaggio, le mappe motore e tutti gli accessori. Ricordo che questa strumentazione si può interfacciare via Bluetooth con il telefono, così come è possibile adesso solo con iPhone poter scaricare un'app specifica dove si possono praticamente registrare tutti i dati di viaggio. In pratica come funziona? Si accende il quadro, si tira la frizione solo per mettere in moto la nostra Turismo Veloce, dopodiché siamo già in prima, si dà gas e basta, si parte. È fantastico, di una semplicità pazzesco, gestisce tutto la centralina, diciamo il rilascio della frizione, per cui si può anche partire in seconda marcia. La centralina deciderà di far slittare leggermente la frizione, il tutto entro parametri per non rovinare diciamo i dischi e non bruciarla direttamente. In compenso ritroviamo tutto quanto di buono abbiamo lasciato con la versione 2017, diciamo la versione Euro 3 della Turismo Veloce 800. Posizione di guida molto comoda, diciamo che l'accoglienza è perfetta per chi è alto tra il 1,70 m e il 1,80 m, diciamo poco superiore al 1,80 m. L'unico problema viene dalla seduta della sella, che è abbastanza alta, bisogna avere la gamba lunga. Io che sono 1,80 m, per mettere i piedi a terra insomma tocco in punta di piedi, per cui è vero che la moto molto molto compatta, molto leggera, siamo sotto i 200 kg, però effettivamente nelle manovre da fermo il fatto di avere la sella alta può portare a qualche problema, soprattutto quando si hanno le borse montate magari anche con un passeggero. Comodo il parabrezza regolabile, che in questo caso protegge la nostra GoPro, comandi ben disposti e anche l'utilizzo è abbastanza intuitivo. Navigare all'interno della strumentazione, che tra l'altro è anche molto bella, molto ricca, anche troppo, bisogna prenderci un po' la mano. Ecco, vediamo qui, noi stiamo partendo senza frizione, senza mani. Qui si utilizza il quick shift in inserimento. Dicevamo appunto delle sospensioni che sono delle Sachs semiattive, la regolazione del precarico sia per quanto riguarda la forcella sia il mono è invece manuale. Punti deboli, ma il motore assolutamente in questa versione da 110 cavalli sinceramente non ne ha. Potente quanto basta, rabbioso in alto, un bel rumore, è già molto elastico di suo, ma in più con questa frizione non ha bisogno d'altro, riprende in qualsiasi marcia e dove appunto non ce la fa lui, ce la fa il sistema SCS. Quello che forse ci fa storcere un po' il naso è la manovrabilità del cambio, è leggermente contrastato, non tanto nell'inserimento delle marce quanto in scalata. Bisogna fare una discreta pressione con lo stivale, per cui questo potrebbe essere un aspetto migliorabile. È vero anche che le moto della prova hanno pochi chilometri, quindi siamo un poco sopra i 1600 km. Comunque è davvero un bel modo di viaggiare in maniera sportiva, è diciamo un turismo secondo MV Agusta, e a noi piace anche molto. Promossa, beh, sicuramente è una moto impegnativa dal punto di vista economico, 21.500 euro non sono pochi, però il prodotto ha sia contenuti poi anche dal punto di vista dinamico è veramente un gran bel mezzo da guidare.
Ci sono 1500 euro in più rispetto alla versione lusso senza l'SCS, però sinceramente convivendo con questo sistema è un po' quello che è successo con il quick shift e il downshift. Se ne fa tranquillamente, non è indispensabile, ecco, se ne fa tranquillamente a meno, ma quando provi a guidare la moto dotata di questo sistema è difficile tornare indietro. Siamo fermi allo stop, ripartiamo senza frizione, comodissimo, davvero comodo. Adesso siamo in terza marcia e siamo partiti in terza marcia. Quarta, quinta, sesta marcia. Siamo in sesta marcia praticamente al minimo, 39 all'ora, si spalanca e lei va, riprende in maniera molto lineare poi tra l'altro. Ed eccoci arrivati alla fine di questo test, di questo breve test. Allora, cosa dire? Turismo veloce, lusso di nome e di fatto, una moto impegnativa dal punto di vista economico, che però ripaga con contenuti di pregio, soprattutto in questa versione SCS che apre un nuovo filone, quello delle frizioni. Non saprei neanche come definirla, una frizione assistita, in parte meccanica e in parte elettronica, funzionamento davvero eccellente, apre nuovi orizzonti appunto. Adesso, se voi avete delle domande, dei dubbi, delle perplessità, scriveteci qui sotto e vedremo di rispondervi al più presto. Ciao a tutti!